Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Mi avete chiesto un tutorial dedicato alle borse e quindi oggi vi spiegherò come realizzare la borsa che avete visto all'inizio video. Davvero velocissima e semplicissima da creare. È perfetta da sfoggiare durante la primavera e estate. Come sempre giù in descrizione vi lascio tutto il materiale che vi occorrerà per realizzare. Ho utilizzato il filato Swan Slim unito di color panna. Sono rocche da 200 grammi per 200 metri. Da casa consiglia di utilizzare l'uncinetto dal 2,5 al 3, io in questo caso utilizzerò l'uncinetto del 3,5. Vi servirà anche una patella, io ho scelto questa della Tessiland Penelope, è una patella davvero molto bella e in vera pelle. Questa è veramente bellissima, ha anche la chiusura, vedete? La chiusura direttamente, quindi va cucita direttamente alla borsa. Per foderare l'interno ho utilizzato questo termo indurente semipelle color panna. Giù in descrizione trovate il link del tutorial su come applicare in modo corretto. Insieme al termo indurente ho utilizzato questo pezzo di stoffa, quindi va cucita con il ferro da stiro, appoggiata appunto da una parte. Vedete il semipelle, da una parte questo semipelle, dall'altra parte è rivestito con questa colla, quindi la stoffa va appoggiata sul lato della colla e poi viene applicata con il ferro da stiro, quindi poi viene ritagliata per quanto ce ne serve. Per andare a cucire io preferisco questo filo di nylon, un filo trasparente da 0,25, poi vi serviranno degli spilli, un ago, naturalmente delle forbici. Qui vi farò un piccolo campione appunto del motivo che ho scelto per questa borsa, anche perché è semplicissimo. Ok, quindi partiamo col tutorial. Allora prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo le catenelle. Per il pannello grande io ho avviato 42 catenelle. L'importante è avviare, anche se si vuole fare più grande il pannello, l'importante è avviare un numero di catenelle pari. Quindi per il pannello grande ho avviato 42 catenelle, mentre per i pannellini per i laterali ho avviato 8 catenelle. Quindi montiamo le catenelle, 1, 2, allora andiamo a fare una catenella, quindi la catenella è questa, io volto il lavoro e prendo l'anellino, vedete la solina che c'è dietro la maglia, quindi vado a prendere la solina e vado a fare una maglia bassa, quindi vado a prendere, vedete, la solina, quindi vedete questa è la catenella, giro e vado ad entrare l'uncinetto qui nella solina che c'è dietro, vedete questa solina, quindi vado a prendere, vedete, la solina dietro, quindi completiamo tutta la catenella di maglie basse. Allora, terminato il giro di maglie basse, a questo punto andiamo a fare il primo giro di motivo, quindi il motivo non è nient'altro che una maglia bassissima e una maglia mezza alta, quindi iniziamo il giro con una maglia bassissima, terminiamo il giro con una maglia mezza alta, quindi vado a fare una catenella, volto il lavoro, entro nella prima maglia e vado a fare una maglia bassissima, quindi iniziamo sempre con una maglia bassissima e continuiamo a fare una maglia bassissima e una maglia mezza alta, quindi una maglia bassissima, nella maglia successiva maglia mezza alta, quindi maglia bassissima, maglia mezza alta, maglia bassissima, maglia mezza alta, bassissima, mezza alta, quindi completiamo tutta la riga.
Quindi arrivate alla fine, vedete, mi rimangono le ultime 2 maglie, quindi ho fatto la maglia mezza alta. Qui nella penultima vado a fare una maglia bassissima e nell'ultima maglia vado a fare una maglia mezza alta. Quindi ho terminato il mio giro, quindi ho iniziato con una maglia bassissima e ho terminato il giro con una maglia mezza alta. A questo punto andiamo ad iniziare un nuovo giro, quindi una catenella, volto il lavoro nella prima maglia, che poi è la maglia mezza alta, giro il lavoro e vado a fare una maglia bassissima. Quindi iniziamo sempre il giro con una maglia bassissima, quindi nella maglia successiva maglia mezza alta, maglia successiva bassissima, maglia successiva mezza alta, successiva bassissima, successiva mezza alta. Quindi completiamo tutto il giro. Quindi abbiamo iniziato con una maglia bassissima, terminiamo la riga con una maglia mezza alta. Quindi ho fatto nella penultima maglia, ho fatto la maglia bassissima e nell'ultima maglia vado a fare una maglia mezza alta. Ecco qua. Quindi tutto questo è il motivo. Quindi andiamo a ripetere sempre la stessa cosa. Quindi adesso facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, iniziamo con una maglia bassissima e terminiamo con una maglia mezza alta. Nel giro successivo iniziamo con una maglia bassissima, terminiamo con una maglia mezza alta. Quindi terminiamo tutti i giri che ci servono e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati tutti i giri del pannello, sono andata avanti per 51 centimetri, quasi 51 centimetri. A questo punto l'ultimo giro che andiamo a fare, lo andiamo a fare tutto a maglie basse, quindi 42 maglie basse. Quindi faccio una catenella, volto il lavoro, entro nella prima maglia e vado a fare maglia bassa, nella seconda maglia bassa, quindi vado a rifinire tutto a maglie basse. Allora, terminate le maglie basse, vedete ho fatto tutte le maglie basse, mi sono segnata la 42esima maglia. Vedete, a questo punto andiamo a fare delle maglie basse anche da questa parte. Quindi qui abbiamo una maglia mezza alta, che sarebbe questa, vedete qui, questa sarebbe la maglia mezza alta, e poi abbiamo la maglia bassissima. Quindi andiamo a fare in una maglia mezza alta andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi andiamo a lavorare una maglia bassa qui e una maglia bassa qui dentro la maglia bassissima. Invece in quella dopo, in quella maglia successiva, andiamo a lavorare solamente una maglia bassa e questa bassissima la saltiamo. Quindi in quella successiva andiamo a lavorare una maglia bassa nella maglia mezza alta e una maglia bassa nella maglia bassissima, e in quella successiva ancora la saltiamo, quindi uno sì e uno no. Quindi rientro di nuovo e vado a fare una maglia bassa, e poi qui vedete che c'è la maglia mezza alta e la maglia bassissima, che è questa, quindi entro qui e vado a fare maglia bassa e nella maglia bassissima vado a fare maglia bassa. Qui abbiamo la maglia, vedete, la maglia mezza alta e la maglia bassissima, vado a fare solamente una maglia bassa, quindi uno sì e uno no. Passo nella maglia mezza alta successiva, quindi vado a fare 1 e nella maglia bassissima maglia bassa e 2, quindi uno sì, uno no, uno sì, e questo vado a fare una maglia bassa solamente nella maglia mezza alta e la maglia bassissima la salto. Nella maglia successiva mezza alta vado a fare 1 e 2, ecco qua. Quindi qui la saltiamo, quindi andiamo a fare solamente una maglia, e qui in quella dopo vado a fare 1 e 2 maglie e 2 maglie basse. Qui la salto, quindi vado a fare una maglia bassa solamente, e qui andiamo a fare 2 maglie, 1 e 2, ecco qua. Proseguiamo per tutta la riga
Arriviamo qui, ritorniamo indietro, andiamo a fare 2-3 giri di maglie basse da una parte e 2-3 giri di maglie basse dall'altra parte, poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i 2 giri, vedete, di maglie basse sia da una parte che dall'altra, a questo punto andiamo a prendere il nostro termoindurente, appoggiamo il nostro pannello e andiamo a tracciare la misura del nostro pannello. Quindi vado a fare un segno, lo vado a fare qui e un segno lo vado a fare qui, dopodiché vado a tagliare con le forbici. Ritagliato il mio pannellino di termoindurente, andiamo a prendere la nostra stoffa. Il pannello del termoindurente qua è la parte della colla e la semipelle va sotto, quindi questo è la parte della colla. Quindi andiamo a prendere la nostra stoffa e la andiamo a appoggiare qua, lasciando, vedete, un paio di centimetri in più. Vedete, io lascio un 2-3 centimetri in più, vedete qui, sia da una parte che dall'altra, tutti e 4 lati. Dopodiché vado a prendere il ferro e lo vado ad appoggiare qua, così lo vado a stirare, così lo vado a stirare, vedete, così. Vedete, già è attaccata. Allora, prima di mettere la nostra fodera, che già abbiamo pronta, andiamo a mettere la chiusura. Come mi regolo? Allora, io prendo la patella, appoggio un lato della borsa, l'appoggio qui dove ci sono appunto questi buchini, l'appoggio qui così e poi vado a piegare, vedete, vado a piegare così la mia patella e la vado a mettere al centro. Quindi qui viene la mia chiusura, ecco qui. Prima di unire la stoffa con il termoindurente andate a misurare il termoindurente al pannello della borsa, quindi andate a tagliare il termoindurente magari un mezzo centimetro in meno rispetto al nostro pannello, ok? Quindi a questo punto io vado a appoggiare, vedete, il mio pannello e mi vado a piegare la stoffa che c'è. Quindi io vado a piegare la stoffa qui, io lascio l'ultimo giro di maglie, vedete, di maglie basse, quindi prima mi prendo la misura da questa parte, mezzo centimetro da una parte e mezzo centimetro, vedete, dall'altra parte. Prendo degli spilli
e mi vado a posizionare degli spilli in modo che blocco, vedete, blocco il mio pannello. Adesso prendiamo il filo trasparente e l'ago e andiamo a fare una cucitura. Qui vedete che ci sono le maglie basse, quindi parto da qui e vado a prendere la maglia bassa e un pezzettino di stoffa, così entro e tiro. Ecco qua, magari all'inizio andiamo a passare più volte, così piano piano. E vado a tirare, ecco qui. Allora continuiamo per tutta la nostra fodera a fare la cucitura, quindi andiamo, vedete, sulle maglie, sul giro delle maglie basse, quindi andiamo a fare tutta la cucitura e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi a questo punto andiamo a fare il laterale 8 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8 catenelle. Faccio una catenella in più, quindi giro, vedete la catenella, e vado a prendere la solina che si forma dietro la catenella, vedete questa, e vado a fare una maglia bassa, la seconda, la terza, quindi completiamo tutte 8 catenelle a maglia bassa. Ok, quindi terminate le maglie basse andiamo a fare il primo giro di motivo, quindi una catenella, volta il lavoro, iniziamo con una maglia bassissima, nella maglia successiva maglia mezza alta, maglia bassissima, maglia mezza alta, maglia bassissima, maglia mezza alta, bassissima, e nell'ultima maglia una maglia mezza alta, una catenella, voltiamo il lavoro, quindi abbiamo terminato con una maglia mezza alta, iniziamo con una maglia bassissima, bassissima, nella maglia successiva maglia mezza alta, bassissima, mezza alta, bassissima, mezza alta, bassissima, mezza alta. Qui terminiamo con una maglia mezza alta, iniziamo con una maglia bassissima e così via per i giri
naturalmente che ci servono. Terminati 36 giri, a questo punto andiamo a fare l'ultimo giro, che è a maglie basse. Quindi faccio una catenella, volto il lavoro, entro nella prima maglia, maglia bassa, quindi andiamo a fare 8 maglie basse. Ok, fatte le 8 maglie basse, a questo punto andiamo a fare 2 giri di maglie basse da una parte e 2 giri di maglie basse dall'altra parte, come ho fatto già il mio lato. Vedete, già io ho montato il primo lato lasciando un po' di filo da una parte e un po' di filo dall'altra parte. Dobbiamo fare la cucitura sia da una parte che dall'altra, quindi lasciate un po' di filo da una parte e un po' di filo dall'altra parte. Quindi andiamo a fare le maglie basse da questa parte, quindi contiamo le maglie che abbiamo da una parte. Io in questo caso ne ho 35 e vado a raccogliere 35 maglie da una parte e 35 maglie dall'altra parte. Ok, fatti 35 maglie basse, andiamo a ripassare nuovamente con un altro giro di maglie basse e poi andiamo a raccogliere 35 maglie da questa parte. Quindi andiamo a fare 2 giri da una parte, 2 giri dall'altra parte e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati i 2 giri di maglie mezze alte, ho nascosto anche tutti i fili di lavorazione bruciati con l'accendino. A questo punto ho preso la metà, vedete, del mio pannello, ho preso la metà, vado a prendere la metà. Quindi io mi ritrovo con 10 maglie, quindi vado a fare 5 da una parte e 5 dall'altra parte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5, qui al centro, vedete, vado a mettere il segnapunti. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5, qui vado a mettere un segnapunti e lo vado a bloccare qui. E vado a mettere, quindi vado a prendere anche la misura, se sono giusti vanno benissimo, vedete che sono messi uguali. A questo punto andiamo a prendere un bel po' di filo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 nella quinta maglia, quindi entro qui nella prima maglia da questa parte, che sarebbe questa. Cerchiamo di prendere tutte e due le asole, vedete, quindi 1, 2, 3, 4 e nella quinta vado ad entrare con l'ago. Allora, un po' di filo lo lasciamo da questa parte, così andiamo a fare la cucitura, un po' lo portiamo da quest'altra parte. Quindi facciamo magari un altro giro qui, rientriamo di nuovo, ok, quindi entriamo nella seconda maglia e nella seconda maglia da questa parte, vedete, è semplicissimo. O la cucite con l'ago oppure con l'uncinetto.
Ok, allora vedete, quindi ho lasciato un po' di filo da questa parte. A questo punto andiamo a prendere il nostro pannello, quindi voltiamo il nostro pannello così e uniamo le due parti così. Quindi rientriamo di nuovo in questa maglia e in questa maglia per 2 volte, così lo blocchiamo bene, e poi andiamo a lavorare le nostre 35 maglie. Allora, cucito il primo lato, passiamo al secondo lato, vedete? Quindi abbiamo il filo attaccato già qui, riempiamo di nuovo l'ago e andiamo a cucire questa parte. Allora, a questo punto, terminate le cuciture laterali, a questo punto andiamo a ripassare tutte le maglie a maglia bassa. Facciamo un piccolo bordino a maglia bassa, quindi io prendo il filo, il l'uncinetto e parto con le maglie basse. Quindi faccio un nodino, entro magari qui in una maglia, nella maglia segnata dal segnapunti, e vado a fare una maglia bassa. Quindi vado a ripassare tutte le maglie a maglia bassa. Allora andiamo a ripassare tutto il giro di maglie basse e poi ci vediamo qui per continuare. A questo punto andiamo a mettere la patella e poi vado a tenere stretto qui e vado a piegare la mia patella così, ecco qui, e vado a prendere la misura direttamente da qui. Quindi mi regolo con la linea, vedete la linea delle maglie mezze alte, quindi deve venire cucita in questo punto qui. Quindi io direi che siamo al centro, la metto dritta e vado a prendere degli spilli e mi prendo la mia linea, ecco qui, vedete? Quindi andiamo a prendere l'ago e il filo e andiamo a cucire la nostra patella. Allora, a questo punto io ho fatto il nodino, andiamo a cucire la nostra patella. Quindi entro nel primo foro della patella, vedete, passo nel secondo foro qui, vedete, e prendo di nuovo la stessa maglia mezza alta, passo nel primo foro e di nuovo nel secondo foro e tiro, bella morbida, non proprio stretta, vedete? Adesso c'è qui la seconda maglia mezza alta, quindi entro nella seconda maglia mezza alta e nel terzo foro, passo nel quarto foro e rientro di nuovo nella seconda maglia mezza alta, così, ecco qui, e tiro. Entro di nuovo nel terzo foro, quindi vado a fare 2 giri
Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.